Benvenuti nel capitolo 33 della nostra storia con Franca, Marco e zia Violetta. Oggi il nostro verbo pronominale è trattenersi. Trattenersi non significa reprimere o essere deboli, ma scegliere di fermarsi prima di reagire. È la capacità di tenere se stessi quando un'emozione spinge ad andare oltre. In questo capitolo vedremo come trattenersi non è una caratteristica psicologica fissa, ma una scelta consapevole, che può cambiare il corso di una vita. La cena di Franca, Marco e zia Violetta era come se la storia di Moravia, la concorrenza, fosse seduta a tavola con loro. Marco non disse molto della donna dal volto premuroso e falso. Quella parte della storia passò quasi in silenzio, ma poi il racconto proseguiva con il vero protagonista, un uomo povero, con una piccola attività ambulante. Marco ricordava bene quel passaggio, letto molti anni prima. Gli tornava alla mente soprattutto l'atteggiamento di quell'uomo. Sincero, diretto, ma incapace di trattenere le proprie emozioni. Proprio questo lo aveva colpito allora. E continuava a colpirlo ancora. Quella storia aveva lasciato un segno profondo in Marco. Mentre Marco ripensava con nostalgia a quell'uomo sincero, dal cuore d'oro, che non aveva saputo trattenersi nei momenti di ingiustizia, zia Violetta gli rivolse una domanda, con voce calma e attenta. Marco, perché hai deciso di andartene da Roma e tornare al villaggio della tua infanzia? È un posto bellissimo, certo, ma dimmi, perché proprio allora, e come è successo? E poi, che cosa è accaduto dopo? Marco non si dilungò. Parlava con calma, quasi sottovoce. Il mio capo mi aveva licenziato. E io mi sono trattenuto, ho tenuto quella tragedia tutta per me. Non avevo più i soldi per pagare l'affitto, né il telefono, né l'auto. Ho deciso di non reagire. In quel momento mi sentivo debole, persino stupido. Ma oggi, ripensando all'eroe di Moravia, capisco che è stata una scelta più saggia che combattere quel capo. Fece una breve pausa. Poi continuò, mentre lavoravo nella vecchia casa di famiglia, le cose sono cambiate. Quel capo era stato licenziato. L'azienda mi aveva mandato un messaggio per tornare, ma io non avevo più il telefono. 3 mesi dopo, i miei colleghi erano felici di rivedermi, e anche Franca non era arrabbiata, perché, come dice lei, sono solo un idiota innocente. Ecco la coniugazione di trattenersi in indicativo presente e passato remoto. Trattenersi, indicativo presente. Io mi trattengo. Mi trattengo dal parlare. Tu ti trattieni. Ti trattieni per educazione. Lui oppure lei si trattiene. Si trattiene e ascolta. Noi ci tratteniamo. Ci tratteniamo davanti a una provocazione. Voi vi trattenete. Vi trattenete per rispetto. Loro si trattengono. Si trattengono e osservano. Trattenersi, passato remoto. Io mi trattenni. Mi trattenni dal rispondere. Tu ti trattenesti. Ti trattenesti per prudenza. Lui oppure lei si trattenne. Si trattenne e tacque. Noi ci trattenemmo. Ci trattenemmo per evitare un conflitto. Voi vi tratteneste. Vi tratteneste con calma. Loro si trattennero. Si trattennero e ascoltarono. La famiglia linguistica di trattenersi è ricca e ben strutturata. Al centro c'è il verbo pronominale trattenersi, che indica autocontrollo e scelta consapevole. Marco si trattenne dal rispondere. Da questo verbo derivano un nome, trattenimento, che può indicare sia l'atto di intrattenere sia uno svago. La serata fu pensata come un momento di trattenimento tranquillo. E un aggettivo, trattenuto, che descrive un comportamento misurato e discreto. Il suo sorriso era trattenuto. Non esiste invece un vero avverbio derivato da trattenersi. Per esprimere il valore avverbiale, la lingua italiana usa una perifrasi, come in modo trattenuto, che svolge la stessa funzione comunicativa. Perifrasi con valore avverbiale, parlò in modo trattenuto, senza alzare la voce. Mi trattengo dal dire altro, e ti auguro una serata serena. A presto!